Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta e oggi parleremo di un argomento che riguarda gli oli. In particolare vorrei affrontare con voi il discorso riguardo alle proprietà che vengono attribuite agli oli e sto parlando della proprietà idratante e della proprietà termoprotettrice. Premetto che è un argomento che, mi rendo conto, viene trattato abbondantemente da siti web, persone che hanno canali YouTube, persone che hanno pagine Instagram, anche non inerenti appunto alla cura del capello. Magari ci sono delle blogger e delle influencer che attuano tutta una serie di metodiche improntate appunto sulla cura del capello, che però contribuiscono a diffondere delle cattive informazioni riguardo alla proprietà e alle proprietà degli oli. Perché mi è venuto in mente di parlare di questa tematica? Perché vedo che c'è molta cattiva informazione in giro per il web e mi accorgo effettivamente, parlando anche con molte ragazze che mi contattano sulla mia pagina Instagram di Nero Corvino, che effettivamente c'è molta ignoranza, nel senso che non si conoscono bene le proprietà degli oli, c'è ancora molta confusione riguardo appunto i poteri di queste sostanze, e mi sembra giusto insomma fare chiarezza, anche se per molte ragazze magari le capellone più esperte, le capellone più navigate, magari può essere un argomento un po' futile da trattare e superato. Però mi rendo conto che effettivamente le carenze di informazioni e le cosiddette ignoranze riguardo agli argomenti che tratto o che comunque riguardano appunto la cura dei capelli, della pelle, stanno proprio alla base, riguardano proprio gli argomenti che magari possono sembrare superati, che possano sembrare semplici e che invece nascondono molte insidie. Innanzitutto voglio affrontare il primo punto, ovvero si attribuisce all'olio potere idratante. È chiaro che le persone che hanno competenze in merito e le persone che hanno sperimentato nel corso della loro vita una routine in cui utilizzano gli oli hanno potuto appurare che gli oli non hanno proprietà idratanti. Però è anche vero che molte persone che non hanno competenze o che non lo so, fanno cattiva informazione sul web perché magari sono troppo pigre per andarsi a cercare le proprietà dell'olio, mi rendo conto che fanno dell'informazione sbagliata. Ho detto informazione sbagliata 30.000 volte, però effettivamente è quello che succede. Allora, io odio fare il chimico, odio fare la pappardella scolastica, perché non sono il tipo, però è giusto che io vi introduca il discorso partendo dalla composizione chimica dell'olio. Allora, innanzitutto l'olio non ha proprietà idratanti perché è una sostanza che è composta dal 98-99% da trigliceridi, che altro non sono che sostanze facenti parte della famiglia dei gliceridi insieme ai monogliceridi e ai digliceridi. In sostanza sono grassi che possono poi dividersi in grassi saturi e grassi insaturi. Questi elementi, quindi questi grassi, detto in soldoni, non hanno acqua all'interno, quindi sono caratterizzati dalla totale assenza di acqua. Quell'1-2% che compongono gli oli sono sostanze che esulano comunque dalla componente acquosa. Voi dovete immaginare che tutto ciò che apporta idratazione contiene acqua, quindi noi quando andiamo ad idratare il nostro capello ci serviamo di elementi, di sostanze che contengono acqua e che quindi possono apportarla a loro volta ai nostri fusti. Quando noi andiamo a utilizzare un olio per scopi che sono idratanti, fondamentalmente andiamo ad impiegare una sostanza che non è adatta per quello scopo. L'olio apporta sostanze molto importanti sia alla pelle, allo scalpo, alla cute, sia al fusto, che però esulano dai poteri idratanti, perché l'olio ha delle proprietà nutritive
Poi dipende ovviamente gli oli, ci sono oli che sono ad esempio follicolo stimolanti come l'olio di cocco, l'olio di ricino, oli che hanno proprietà lenitive, oli che magari vengono impiegati più per i massaggi alla cute piuttosto che per essere poi distribuiti sui fusti. Quindi ecco, a seconda dell'olio ovviamente ci sono delle diverse proprietà, però tendenzialmente l'olio ha delle proprietà nutritive per quanto riguarda pelle e cute e protettive per quanto riguarda il fusto. Quando noi andiamo a utilizzare l'olio possiamo impiegarlo in cute per nutrire appunto i bulbi, per nutrire i follicoli. A seconda dell'olio ovviamente, come dicevo prima, possiamo impiegarlo per stimolare la crescita dei nostri capelli, oppure possiamo impiegarlo sui fusti sia per diciamo così formare una sorta di barriera che si chiama appunto film idrolipidico, che va a rivestire il capello e va quindi a proteggerlo dagli attacchi degli agenti esterni, quindi lo va insomma a filmare come se formasse una sorta di corazza. In più va a sigillare l'acqua all'interno del fusto, però l'acqua deve già essere presente all'interno del fusto. E come si fa? Con l'impiego di impacchi idratanti che si fanno con i gel naturali, quindi gel di semi di lino, gel di semi di meti o gel ricavato dalla polvere del meti, che vi lascio il video qua sulla schedina se non l'avete ancora visto, oppure gum, quindi gel di amido di mais, gel d'aloe vera, tutta una serie di gel naturali che si possono tranquillamente anche ricavare in casa. Il gel è la sostanza che ci fornisce l'idratazione. L'olio invece, se utilizzato dopo l'impacco fatto con il gel, va a sigillare l'idratazione, come se la congestionasse all'interno del fusto e la bloccasse, in modo tale che l'acqua non evapori e che quindi sosti all'interno del capello e del fusto per più tempo, allungando la vita dell'acqua all'interno del fusto. Il fusto sarà più morbido, più maneggevole, più disciplinato, più setoso e tutta una serie di caratteristiche. Però l'olio non va a dare acqua dove è già presente una buona idratazione, la va a sigillare. Cosa succede se noi andiamo a mettere dell'olio su dei capelli secchi? Quando noi andiamo a utilizzare l'olio su un capello secco, che quindi non necessita di oli, fondamentalmente andiamo a far perdurare questo stato di secchezza del capello, perché all'interno non c'è acqua. Noi andiamo a sigillare un capello che è già secco, quindi non gli permettiamo di acquisire acqua e non gli permettiamo appunto di poter essere idratato, quindi con diciamo così l'incremento o comunque l'utilizzo degli impacchi idratanti fatti con i gel. Quindi mi raccomando, state molto attente. Quando volete idratare il capello utilizzate i gel naturali. Quando volete ammorbidire il capello, nutrire la cute, ripristinare questo film idrolipidico, quindi questa sorta di corazza che si forma appunto sul fusto, andate ad utilizzare gli oli, che possono essere impiegati con gli impacchi oleosi pre-shampoo, quindi prima di andare a lavare i capelli, e poi andate ecco a sigillare l'idratazione con il leave-in, che è un trattamento di mantenimento della chioma che ci aiuta ecco a bloccare l'acqua all'interno dei fusti dopo che abbiamo finito però l'impacco idratante, abbiamo fatto lo shampoo e abbiamo ultimato tutti i nostri trattamenti. Poi volevo parlare anche della proprietà che viene attribuita all'olio di essere termoprotettore, e qui a me viene molto da sorridere perché io in passato ho utilizzato questi oli termoprotettori. Allora, innanzitutto devo fare due premesse. La prima premessa riguarda gli oli che noi acquistiamo al supermercato, quelli, non so, adesso non per fare pubblicità, però Elvive, quello della Pantene, che sono tutti oli che vengono venduti come oli termoprotettori da applicare prima di fonare i capelli, prima di fare brushing, prima di passare la piastra, perché a detta dell'azienda appunto che li vende sono degli oli che vanno a proteggere il capello dall'elevata temperatura dello strumento che andiamo a utilizzare. Ok, a parte il fatto che quello non è un olio ma sono dei siliconi e il silicone è
peggio di un olio naturale utilizzato per questo scopo. Magari vi farò un video apposito sui siliconi per spiegarvi effettivamente perché il silicone, quando viene impiegato costantemente e soprattutto viene impiegato prima di sottoporre i capelli ad alte temperature, è dannosissimo per i nostri fusti. Ecco, fatemi sapere se effettivamente è un argomento che vi può interessare. E in secondo luogo, non esistono in natura, quindi parlando di oli naturali, non di oli di laboratorio, quindi gli oli in boccettina che vendono tipo non lo so, questi di Elviv o Pantene, ecco quello che dicevo prima. Gli oli proprio concepiti dalla natura, come l'olio di cocco, l'olio di ricino, di karité, di avocado, non sono termoprotettori, nel senso che non possono proteggerci da temperature così elevate come quelle della piastra, del phon e dell'arricciacapelli. Perché? Perché innanzitutto in natura l'organismo, ma comunque molti esseri viventi, ma io parlo dell'organismo umano e tutte le parti dell'organismo umano, la pelle, i capelli, qualsiasi parte del nostro corpo non è progettata, non è costruita per essere sottoposta e resistere senza danni a temperature così elevate. Cioè voi contate che la piastra, ad esempio, arriva a 280 gradi massimo, credo. Ci sono ovviamente degli step di temperatura, mi pare 180, 200, 230, 250, 280, poi non so se ci sono piastre che arrivano anche a temperature più alte. Questo non lo so. Il nostro corpo, i nostri capelli, ecco, per parlare dell'argomento di oggi, non è progettato, il nostro capello non è progettato per resistere a 300 gradi, 280 gradi di calore, è progettato per resistere al calore del sole che può sbattere sulla nostra chioma quando ci esponiamo. Quello è un tipo di calore che è più sopportato dai nostri fusti, perché la natura ha fatto in modo che il capello, ecco, fosse costruito anche per esporsi al sole, che però è una temperatura a cui il corpo è abituato, a cui il capello è abituato, perché nasce anche, diciamo così, con una predisposizione di proteggerci dai raggi solari, dal calore, e quindi anche il capello stesso ovviamente è costruito per poter essere sottoposto a queste temperature, che ovviamente non sono eccessive. Quando noi andiamo a utilizzare ad esempio l'olio di cocco in estate per proteggerci dai raggi solari, l'olio di cocco, che ha una funzione protettiva come filtro solare dal 4% al 5%, ma c'è anche l'olio d'oliva che ha un filtro solare del 30%, ci sono anche altri oli che hanno filtri solari più alti, adesso non ricordo. Comunque esistono degli oli ovviamente che fanno da filtri solari, ma ecco, restiamo sempre fermi sul fatto che il sole è un elemento naturale, il corpo, la cute, la chioma è comunque pronta a ricevere un calore del genere, ovviamente sempre nei limiti del possibile. È chiaro che non è che possiamo stare una settimana sotto il sole nel deserto, però è chiaro che il nostro corpo e i nostri capelli non si distruggono se ci sottoponiamo qualche oretta, ecco, al calore del sole, mentre il calore della piastra, il calore del phon e tutti gli strumenti che ci servono appunto per asciugare i capelli, per metterli in piega, non sono degli strumenti che ci danno un calore naturale, cioè 300 gradi non va bene. Premesso questo, ovviamente l'olio, quando noi lo applichiamo sul capello, come vi dicevo prima, l'olio ha questa funzione di trattenere all'interno, quindi lui trattiene praticamente il calore della piastra all'interno del nostro capello, non lo fa fuoriuscire perché forma questa sorta di barriera, e quindi fondamentalmente il calore rimane intrappolato all'interno del fusto. Il fusto comincia mano a mano a cuocersi, quindi di volta in volta che voi fate la piastra non è che magari lo vedete quell'unica volta in quell'unico episodio, magari fate la piastra oggi, fate la piastra domani, la fate dopo 2, 3, 4 giorni, via via nei mesi, negli anni, ecco, il capello va a cuocersi. È un po' come quando buttate ad esempio l'olio sulla padella e comincia a friggere.
È la stessa cosa, quindi voi pensate che il calore non riesce più a fuoriuscire dal capello perché ovviamente c'è l'olio che lo va a schermare, quindi va ad impedire che il calore fuoriesca, e poi soprattutto quando noi mettiamo l'olio, poi passiamo la piastra, questo olio frigge fondamentalmente, anche se noi non lo vediamo ad occhio nudo, ma di volta in volta il nostro capello subirà dei danni che, come ben sapete, perché il capello è materia morta, sono dei danni irreparabili, cui noi non possiamo più porre rimedio. Per concludere, se proprio ci tenete tantissimo a piastrare i capelli, a fare brushing, a metterli in piega col spazzolo e phon, ovviamente siete liberissimi di farlo, ovviamente è una vostra scelta ed è giusto che prima di tutto siate felici voi, però almeno fatelo con la consapevolezza di apportare dei danni permanenti ai vostri capelli. E in secondo luogo, magari evitate di apporre l'olio prima di asciugarli, prima di piastrarli. Ecco, asciugate bene i capelli al naturale, poi magari passate la piastra, fate l'arricciacapelli e poi quando i capelli si saranno raffreddati, quindi non a capelli caldi, aspettate che i vostri capelli si raffreddano, quindi che raggiungano una temperatura che si confà all'ambiente, e poi mettete l'olio che avete scelto, l'olio di cocco, l'olio di argan, quello che preferite. Quindi mi raccomando, non asciugate i capelli o non mettete in piega i capelli con l'olio già messo. Se fate il leave-in a capelli umidi, lasciate che almeno i capelli si asciughino in modo naturale, o almeno asciugateli con il phon messo a distanza, quindi non a contatto proprio con il fusto, e magari ad una temperatura moderata, quindi magari tenendolo freddo o magari tenendolo tiepido. Ecco, in questo modo i vostri capelli riusciranno ad asciugarsi senza essere sottoposti al calore e quindi eviterete tutta una serie di danni. Il capello, ecco, come ultimo accorgimento, si spezza proprio per questo motivo. Il fatto proprio di essere sottoposto costantemente all'impiego sbagliato degli oli e poi l'impiego di mezzi di calore ovviamente fa sì che nel tempo, in mancanza anche di fattori idratanti, perché mi raccomando, non sottovalutate gli impacchi idratanti perché vi salvano la chioma nel momento in cui voi la inserite in una routine ben fatta e con l'impiego corretto delle sostanze, il capello comunque tenderà, ecco, a spezzarsi, tenderà a rompersi, non allungherà. Cioè crescerà ovviamente dalla cute, ma non allungherà, quindi si fermerà sempre all'altezza in cui poi si spezzerà, quindi avrà un punto di rottura a un certo punto e rimarrà sempre alla stessa altezza. Quindi quando voi dite i miei capelli non mi crescono, no ragazze, i capelli crescono, è solo che non allungano perché si spezzano appena arrivano in punta sostanzialmente, perché sono troppo deteriorati. Quindi ecco, ovviamente ripeto nuovamente, siete liberissime di fare quello che più credete adatto a voi. Ovviamente non sono qua per fare la morale a nessuno, ci mancherebbe altro, ma è giusto che voi agiate con la consapevolezza, ecco, che voi agiate tenendo a mente queste cose. Niente, io adesso penso di avervi detto tutto, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.